Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi una nuova mattonella ad uncinetto. Questa mattonella, che io trovo bellissima, l'avevo pensata per fare un top che poi non è più nato. E quindi ho pensato in ogni caso di farvi il tutorial della mattonella perché so che voi potreste fare in ogni caso cose meravigliose con questo quadrato. Fatemi sapere se vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grande aiuto. Per fare la mattonella ovviamente potete usare qualunque filato vi piaccia di più, di cotone, di lana, a seconda del progetto che state realizzando. Come sempre nei miei tutorial trovate nella descrizione del video il filato che ho usato. Questo è il Cotton Light della Drops, e le mie mattonelle, così come le facciamo insieme nel tutorial, hanno un lato di circa 13 cm. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle che chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. In questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Nel primo giro lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e una catenella, e ripetiamo un mezzo punto alto nel cerchio, una catenella, e ripetiamo in questo modo fino ad ottenere 8 ripetizioni. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e tutto il giro 2 lo lavoriamo solo negli archetti del giro 1. In ogni archetto lavoriamo 4 punti alti. Sostituiamo il primo come preferiamo. Io faccio così: filo sull'uncinetto e lavoriamo il primo punto alto. Lavoriamo altri 3 punti alti in questo archetto, una catenella, 4 punti alti nel prossimo archetto, due catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 4 punti alti in un archetto, una catenella, 4 punti alti in un archetto, 2 catenelle, e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del terzo colore e lo agganciamo in uno degli archetti da 2 catenelle, che sono gli archetti in cui lavoriamo gli angoli nel giro 3. 2 catenelle e un punto alto, e questo punto alto è il primo punto del giro, 2 catenelle, e in questo stesso archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme. Chiudo 2, mi fermo qui, ne inizio un altro e adesso li chiudiamo insieme. Una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso, 4 catenelle, un punto basso, una catenella, e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo completo, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle,
2 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. E questo è un angolo. Una catenella e lavoriamo la ripetizione sul lato. Nell'archetto un punto basso, 4 catenelle, un punto basso, una catenella. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. In ogni angolo lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme e poi sul lato una catenella per separare e nell'archetto un punto basso, 4 catenelle, un punto basso, una catenella per separare. Lavorando in questo modo completiamo tutto questo giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Ho lavorato tutto il giro e adesso completiamo il primo angolo. Nel primo angolo mancano 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, e 3 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto del giro che è il primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 4 agganciamo il filo come per il giro 3 in uno degli archetti d'angolo. Lavoriamo una catenella e un mezzo punto alto. E questo punto è il primo punto del giro. 2 catenelle e in questo archetto lavoriamo anche un puff. Filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, allungo, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, allungo, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E passiamo direttamente al prossimo archetto. Nel prossimo archetto lavoriamo un puff, due catenelle, un puff. Una catenella e nel prossimo archetto, che è quello di 4 catenelle, lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, una catenella. Nel prossimo archetto, tra i punti alti chiusi assieme, lavoriamo un puff, due catenelle, un puff, e passiamo direttamente all'archetto d'angolo e qui lavoriamo un angolo intero. Un puff, due catenelle, un puff, tre catenelle, un punto puff, due catenelle, un punto puff. E questa è la ripetizione che ripetiamo. In ogni angolo lavoriamo un punto puff, 2 catenelle, un punto puff, 3 catenelle, un punto puff, 2 catenelle, un punto puff. E poi sul lato lavoriamo senza nessuna catenella nel successivo archetto,
un puff, 2 catenelle, un puff, una catenella e nell'archetto di 4 catenelle un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, una catenella e nell'archetto tra i punti alti chiusi assieme un puff, 2 catenelle, un puff. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro e poi alla fine completeremo anche l'ultimo angolo. Una volta lavorato tutto il giro completiamo anche il primo angolo. Qui ci resta da lavorare un punto puff, 2 catenelle, un punto puff e l'archetto di 3 catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto, che è il primo punto puff, e noi entriamo nel mezzo punto alto qui. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il quinto e ultimo giro agganciamo il filo in uno degli archetti d'angolo e qui lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. E poi chiudiamo tutto insieme e questo è il primo punto del giro. Poi lavoriamo 3 catenelle e altri 3 punti alti chiusi assieme in questo archetto. Una catenella ed ora lavoriamo in tutti gli archetti da 2 catenelle che ci sono sul lato. Nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nel prossimo archetto, una catenella e nell'archetto tra i punti bassi lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme, 1, 2, 3 e chiudiamo, una catenella, nel prossimo archetto di 2 catenelle 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti anche nel prossimo archetto, una catenella e nell'archetto d'angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti chiusi assieme, tre catenelle, 3 punti alti chiusi assieme. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. In ogni angolo lavoriamo un angolo, che in questo caso sono 3 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme e sul lato lavoriamo in tutti gli archetti da 2 catenelle. Per 2 volte ripetiamo 3 punti alti in ogni archetto. Nell'archetto in cui sotto ci sono i punti bassi lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme e di nuovo ripetiamo per 2 volte 3 punti alti in ogni archetto e sul lato separiamo tutti questi gruppi di punti con una catenella. Una volta lavorato tutto il giro, anche in questo caso, chiudiamo il giro. Se vogliamo possiamo chiudere con un punto bassissimo nei primi 3 punti alti chiusi assieme. In alternativa potete tagliare il filo un po' lungo
e fare la chiusura invisibile. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo nella catenella dopo i 3 punti alti chiusi assieme, qui in tutta la catenella, e rientriamo al centro della catenella e al centro dei 3 punti alti chiusi assieme. In questo modo, questa catenella che si forma è la catenella dei 3 punti alti chiusi assieme. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo attraverso i punti. Allo stesso modo nascondiamo tutti i fili delle mattonelle. E anche per oggi abbiamo terminato. Non vedo l'ora di vedere tutto quello che farete con questa bellissima mattonella. Nel frattempo, come sempre, io vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e di tutto il vostro appoggio e di tutti i vostri messaggi meravigliosi a cui alle volte non arrivo perché ormai siete davvero tanti e di questo vi ringrazio immensamente. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!